Siete pronti? Sì, allora cominciate. Via, 1 minuto di rivoluzione, da adesso. Fine. Ascolta, 1 minuto è 1 minuto, non come agli stadi. Mi viene una sola considerazione da fare. Qualsiasi cosa gli italiani comincino, finisce prima. E io non voglio entrare in merito alle vostre scelte, come l'avete vissuta, quello che avete deciso di fare. Non voglio sindacare. Voglio sapere, siete stanchi? Sudati? Effetti collaterali? Eppure? Complimenti. Abbiamo fatto strada, non siamo più dove eravamo 1 minuto fa. Abbiamo fatto per l'esattezza 1800 chilometri di rivoluzione intorno al Sole, l'unica rivoluzione permanente che evidentemente questo pianeta si possa permettere. Vi avviso che prima della fine della serata, qui di chilometri insieme, se ne fanno e parecchi. Faremo insieme almeno 260, forse 280.000 chilometri, tempo uguale, spazio. Sempre meno di quelli che fa un neutrino in 1 secondo nel tunnel del Gran Sasso, anche rallentato. Sarà tempo-spazio con Galileo. Sì, ma il resto di quello che io faccio, voi lo scoprirete tra poco, perché io adesso me ne andrò da qui, infilerò un tunnel autostradale, attraverserò la montagna, imboccherò il tunnel dalla direzione opposta e il resto di quello che vi voglio raccontare lo farò da sottoterra, 1400 metri sotto la vetta del Gran Sasso, dall'aula Fermi alla sala B dei laboratori nazionali del Gran Sasso. A tra poco. Buon 25 aprile a tutti. Sarà uno spettacolo artigiano e anche partigiano. Da che parte? Quella di Galileo, ma non è facile.
stare dalla parte di Galileo. Sembra scontato, ma non lo è. Se siamo qui in un posto di lavoro, il casco, mi raccomando, è per questo, non per il cannocchiale, ma per un libro. È questa la ragione per cui Galileo è andato nei guai. Era a giugno, il 22 giugno l'anno 1633. È per questo libro che con una candela in mano quel giorno, le sacre scritture nell'altro, scalzo con un camice bianco, mettendosi in ginocchio ha dovuto abiurare a tutto quello che aveva scritto in quel libro, a tutto quello in cui pensava. Dialogo sopra due massimi sistemi del signor Galileo Galilei Linceo. Questo è il frontespizio del libro e questa è l'illustrazione. Lo so che da laggiù in fondo non si vede, ve la racconto io. Vabbè, allora, sono tre personaggi, due di là, uno di qua, opposti, no? Il primo a sinistra, di spalle, autorevole, barba lunga, è Aristotele. Quello con cui parla, che ha il turbante in testa, è Tolomeo, l'astronomo alessandrino. O tra uno e l'altro ci sono 500 anni, ma questi parla. Vabbè. Anche questo, dall'altro lato, è un astronomo, ma il vestito è più moderno. Un piccolo strumento astronomico nella mano sinistra, e i segni sul vestito, il cappello lo identificano. Questo è Niccolò Copernico, il polacco. Sì, ma Copernico era magro. Copernico aveva il mento appuntito, capelli neri a caschetto, niente barba. Ho detto a caschetto, ma non come il vostro, neri. Questo qui c'ha la panza, questo è pelato, ha la barbazza, è Galileo Galilei che si è messo i panni di Copernico. Perché? Perché che piace, gli piace. Perché il senso della sfida è questo, noi di qua, io e Copernico, voi di là. Io devo parlare di questo, ma come? Patti chiari, sulla mano quel che ha fatto il classico. Classico, solo lei? Lei, voi due? Ah, anche lei, classico, vabbè. Pochi siete. Lei cosa ha fatto? Artistico. Cosa fa qua? Non dovevano neanche lasciarla entrare. Se ne rende... C'è qualcuno dello scientifico qui davanti? Eccoli qua, l'ho fatto anch'io, non serve a niente, caro collega, ci han fregato. Si ricorda qualcosa? Lei è servito nella vita? Non fa mica il ricercatore qua dentro, vero? Da un'altra parte. Ah, ci sta provando, insomma, bravo. Come si chiama? Eugenio. Lo sa che lo spettacolo di stasera si intitola Itis Galileo? C'è qualcuno dell'Itis qua? Beata ignoranza, caro, non hai mai fatto filosofia in vita tua, vero? Bravo. Mi compiaccio. Sei ricercatore anche tu qua dentro? Nonostante l'Itis? Ma succedono i miracoli italiani ogni tanto, complimenti. Aspetta, lo spettacolo si intitola in tuo onore. E di quelli come te, Itis Galileo, come dire che stasera io la prendo un po' più bassa e quelli del classico che sa già tutto, muti su questo, va bene? Dove sei tu dello scientifico? Vieni qua, dammi una mano, perché non mi fido di quelli del classico che ci sono in giro. Allora, vieni, adesso noi facciamo, magari te lo togli per leggere, sì, solo per, sì, lo appoggi qua, poi perché c'è la deroga se sei in scena, anche perché mi piace di più. Sì, è più autorevole. Allora, ascolta, facciamo un bignami di filosofia. Per quelli dell'ITIS che non l'hanno mai studiata, ma anche a noi dello scientifico non fa male il ripasso, no? Devi parlare più vicino possibile al microfono. Sì. Facciamo tutto Platone, tutto Aristotele in 4 minuti. La sala fermi ride. Guardate che su questo ci campiamo tutta la serata, per cui... Occhio, allora se capisci tu, forse capiscono anche loro, questo è il senso della cosa. Prova a leggere. Vai. Ripeti il nome? Eugenio. Prova. Già qui con l'accento sono il problema. Prova. Nel Timeo? No, Timeo. Quelli del classico ci mangiano, no, Timeo. Platone è consolatorio. La Sala fermi, questo è un applauso consolatorio, noi non vogliamo questo, non badare, ignorali, vai aggressivo. Platone descrive la costruzione dell'universo da parte di un demiurgo. Ecco, questo divinità. lo sappiamo anche noi. Sì, questo ce lo ricordiamo, Platone. Vai. Questo
o divinità, o divinità. se no c'è quelli dell'ITIS Certo. sono tagliati fuori. Dai, allora. Questo parte dagli elementi geometrici più semplici, i triangoli, e cambiandoli in vario... non cambiandoli, leggi bene. E combinandoli, combinandoli. In vario modo costruisce i 5 poliedri regolari, gli unici possibili. Su questo... Però ci volevano anche i pentagoni. E i quadrati. Abbiamo trovato il filosofo completo. Vuoi ritoccare Platone? Pardon, scusa. Non so, io sono disponibile, però voglio dire, 5 poliedri fondati sui triangoli. Fin qua ha ragione Platone. Vai avanti. E ognuno di questi associa uno dei 4 elementi: acqua, terra, aria, fuoco. Al quinto, il dodecaedro, associa l'universo, il tutto. Ok, Platone fatto e non ci si torna. Andiamo avanti. Vai Aristotele, a differenza del suo maestro Platone, parte dal cerchio come elemento primo e più semplice e descrive l'universo come un insieme di sfere concentriche. Io lo so già. La Terra sferica è al centro e la sua sfera arriva all'aria fin sotto la Luna. Le altre sfere solide corrispondono ai pianeti, l'ultima alle stelle fisse. Hai capito? Più o meno. Facciamo la sintesi, perché allora, per Platone l'universo è formato a partire dai triangoli, per Aristotele l'universo è formato a partire dai cerchi. Dovendoti scegliere un universo personale, tu cerchi o triangoli? Triangoli. Sono platonici. Voi cerchi o triangoli? Sala Fermi, cerchi o triangoli? Guarda, di platonici in tutta la sala ci sei solo tu. Hai capito? Io proprio l'unico platonico dovevo beccare stasera. Mettiti il casco, fa piacere, perché sennò platonico è fuori ordinanza. Ascolta, io voglio dire, tu che sei platonico, io non voglio discutere la grandezza di Platone. Però Platone tra di noi non passa, lo vedi? Anche il grande filosofo Zero, del resto, diceva il triangolo no, il triangolo no. Da noi il triangolo non... Per Galileo, Platone non c'entra. Non è una questione di grandezza del filosofo. Per lui la questione è tra lui, Aristotele e Tolomeo, che non è manco filosofo, è astronomo. E all'epoca, io ti ringrazio, siediti pure, perché adesso chiamo quello dell'ITIS. Come ti chiami tu? Vieni con me, Alessandro, ti faccio leggere a te questo secondo pezzo di Tolomeo, che ti riguarda, aspetta, perché Tolomeo non lo si studia manco al liceo. Tolomeo, forse sì, la parola tavole tolemaiche vi dice qualcosa, ma non molto di più. Eppure la visione del mondo di Tolomeo è quella che è durata di più nella storia dell'umanità. La terra fissa in centro, il sole gira intorno, era cosa che tutti gli uomini colti, sani di mente, sapevano senza mettere in discussione. Cosa facciamo? Ridiamo di quel mondo? O gli diamo un po' di credito stasera, prima di parlare di Galileo? Così solido. E allora 2 minuti di lettura di Tolomeo, da diciamo un libro che non è del tutto astronomico, anzi è il libro di astrologia. Tolomeo è il patrono degli astrologi. Quello che ti chiedo di leggere, se ci riesci, perché la mia scrittura è difficilissima, si chiama Tetrabiblos, il libro, e la pagina che ti ho messo davanti sarebbe intitolata Popoli destri e popoli sinistri, così. Le caratteristiche generali dei popoli alle diverse latitudini dipendono dalla loro posizione rispetto all'eclittica. L'eclittica. Quelli che vivono tra l'equatore e il tropico estivo hanno il sole allo zenit e ne sono gli arsi. Sì, in arabo sarebbe brusai, capisci? Sì. Di conseguenza hanno pelle scura, capelli lanosi e crespi. Rasta, sì. No, neanche tu. Vai. Figura contratta, corpo prosciugato dal sole, natura ardente e selvaggia perché le loro case sono arroventate dal sole. Ecco, Tolomeo si chiede perché sono selvaggi e si risponde è colpa delle case, è colpa dei geometri. Sei geometra? No. Vabbè. Li chiameremo etiopi. Etiopi. Quelli dei paralleli più alti, con le orse allo zenit, sente la morsa del freddo, vivendo in terre piene di umidità che è nutritiva. Lo sapevate che l'umidità è nutritiva? Adesso quando uscite
dal tunnel, se fuori piove, mangia. Diventi alto, vichingo, nordico, trans-europeo. I popoli di queste zone hanno pelle chiara, capelli lisci, figura alta, corpo robusto, natura fredda e selvaggia, perché le loro case sono penetrate dal gelo. Ecco. Li chiameremo Sciti. Sciti. Questi sono penetrati dal gelo, gli altri dal caldo, è sempre colpa dei geometri. La visione del mondo di Tolomeo è un po' ossessiva su questo. Quelli che stanno dove il sole non incombe allo zenit, ma non è neanche distante, risente di clima variabile, di conseguenza hanno pelle intermedia, capelli, Lascia perdere. figura intermedia e natura tranquilla. Le loro abitudini sono, No abitudini. le loro abitazioni sono vicine. Le loro abitazioni sono né calde né fredde, ma vicine. Quindi, perché siamo socievoli? Merito dei geometri. E Tolomeo la chiude così. Vai. Tra costoro, in linea di massima, i più meridionali, poiché hanno lo zenit vicino allo zodiaco, sono più portati allo studio delle scienze dette matematiche. Ecco, tu dove sei nato? A Roma. A Roma. Hai fatto l'istituto tecnico, no? Sì. Qui lo dice chiaro Tolomeo. Se uno non è nato sotto Salerno, matematica non viene. Non siamo cacioppoli tutti quanti. Io l'ho fatto lo scientifico e non va bene. Se avessi letto prima Tolomeo, lo sapevo anch'io. Vai, tu ti sei salvato. I più orientali, per effetto della natura solare dell'Oriente, saranno dotati di animo più virile. Questa regione è diurna, maschile e destra. Constatiamo che in linea di massima la destra è più vigorosa. Che? Questo è il più grande astrologo della storia dell'umanità. Vuoi che non sapesse certe cosette che sarebbero capitate a noi negli anni successivi? Gli occidentali saranno più delicati, introversi e femminati perché questa è la regione della Luna. L'Occidente risulta sempre notturno, femmineo e meno vigoroso, cioè sinistro. Vabbè, mi pare che abbiamo fatto abbastanza danni. Io ti ringrazio e torna pure al tuo posto. Perché? Perché vi ho letto Tolomeo in questo posto stasera prima di cominciare Galileo? Beh, ci sarà un motivo per cui tutte le mattine, ancora oggi, sono forse milioni le persone che tutti i giorni vanno a consultare le stelle fisse di Tolomeo per farsi un oroscopo, come se Galileo, come se Copernico non fossero nemmeno passati. Perché lo fanno? Perché ne piace? Perché è bello, il mondo d'Aristotele è bellissimo, non esiste il vuoto. È tutto pieno, il mondo è fatto a balle, noi viviamo in quella in centro. Non è male come visione del mondo. Nel mondo che propone Copernico a partire da metà del Cinquecento, le cose cambiano, diventiamo pianeta. Qualcuno di quelli del classico si ricorda cosa vuol dire pianeta? Hai fatto il classico? Cosa hai fatto? Lo scientifico e non l'hai detto prima. E ti ricordi errante? Errante significa pianeta, vagabondo. Grazie. Nel mondo proposto da Aristotele eravamo tutti residenti in centro. Nel mondo che propone Copernico diventiamo senza fissa dimora. E non è un cambio vantaggioso. Lo sa Copernico, che nell'introduzione del suo libro mette una supplica al Papa. Perché? Non si sa mai. Ciò che vostra santità si aspetta da me è sapere come mi sia venuta in mente la fantasia di far muovere la Terra intorno all'astro Sole. L'unica ragione è aver visto i matematici così incerti sul moto del Sole e della Luna da non essere capaci nemmeno di calcolare la durata esatta dell'anno per il calendario. E quando dai primi due erranti passavano agli altri 5, cambiavano anche modo di far calcoli e non arrivavano mai a spiegare i moti, le rivoluzioni così. Ho cominciato a pensare che fosse la Terra a muoversi intorno al Sole. Sì,
Mi è chiaro, Santo Padre, che adesso in tanti chiederanno che io sia messo al bando. Quanto assurda dovrà sembrare la mia pretesa a tutti questi che sanno che la terra è immobile nel cielo. Io per 3 volte 9 anni ho aspettato a pubblicare questo libro. Ora basta. Ora basta, dice. Questo è Copernico. Audace, rivoluzionario, sì, ma il mondo che immagina è sempre piccolo. È uguale a quello d'Aristotele, ha fatto il cambio, ha messo il Sole al posto della Terra, è rimasto stretto l'universo. C'è qualcuno che se lo immagina più grosso? C'è qualcuno che osa immaginare altri mondi possibili? Sì, in quegli anni c'è uno che lo scrive. Scrive: infinita la mole dell'universo. Invano si cerca centro o circonferenza universale, lo scrive in un libro chiamato La cena delle ceneri. Ed è esattamente quella alla fine che gli fanno fare. E se Giordano Bruno fosse campato, non ci sarebbe più manco il papato. Brutto, dice la levatrice. Il bambino è venuto brutto. Come brutto, dice la madre, umiliata. Perché brutto? Un lo vede, signora, gli è senza capelli. Beh, ma tutti i bimbi qua nasce senza capelli. Sì, ma questo qui c'ha la barba. Ce l'aveva, almeno che mi ricordi io, in tutti i ritratti che si conoscono, probabilmente anche nelle foto di classe. Galileo Galilei ha sempre la barba, che sia nato vecchio. Beh, di quelli famosi del 64 è il più vecchio. Vabbè, l'anno è 1564, ma i secoli conta poco. Sono 2 quelli famosi: Galileo Galilei febbraio, William Shakespeare aprile. Galileo fiorentino, no, perché? L'unico fiorentino al mondo nato a Pisa. Ah beh. Il padre Vincenzo è musico, ma non suona mai. Shhh, che papà scrive tutta la vita. Vincenzo Galilei a casa fa calcoli. Cosa calcola? Sta cercando di trovare l'intervallo matematico tra 7 note sul pentagramma. Ci riesce, bravo, è lui che lo trova, ma non è una scoperta che dia benessere alla famiglia dello scopritore. Così, per mandarlo a scuola, all'università, bisogna tribolare, ma riesce a iscriverlo a medicina. Dopo un anno Galileo viene a casa e fa: papà, sì Leo, cambio facoltà. La madre: Vincenzo calmete, Vincenzo calmete. Faccio matematica, che è come dire oggi a un genitore: faccio il DAMS. No, le materie non sono tutte uguali, per Dio. Al tempo di Galileo la gerarchia almeno era chiara: sotto il quadrivio delle materie basse, matematica, fisica, astronomia, musica; sopra il trivio delle materie nobili, la dialettica, la retorica, la grammatica, che avvicinavano alla divina filosofia. Era quella la scolastica. Che programma facciamo quest'anno? Lo stesso dei 400 anni precedenti. Se il ministro della riforma si chiamava Carlo Magno, fai fatica a cambiare programma. Ascolta me, Europa è una bella cosa, l'università è tutta europea, ma è colpa degli arabi se studiamo, sì. Perché quando invadono la Spagna si portano dietro certi attrezzi. Cosa sono quelli? I gelibri. Ah, ma è arabo. E ciò. Dalla caduta dell'impero romano l'Europa ha fatto 400 anni di vacanza. Vatti a ricordare dove avevamo lasciato i libri. Quando traduciamo quelli degli arabi, dentro ci sono i greci. Ma quanto buon tempo avevano i greci? Li leggi, ti incazzi. Sapevano già tutto loro. Da questo nasce l'università, cioè dalla consapevolezza che noi ne sappiamo meno di loro, e per evitare che i figli vengano su ancora più ignoranti è meglio insegnargli i greci.
E nessuno ha il coraggio di aggiungere una riga alla sapienza dei greci. C'è un abisso tra loro e noi. E questo lo capisco. Ma quel che non capisco è perché in questa scuola c'è più Aristotele che Platone. Ma forse la spiegazione c'è pensando a Dante. A come si immaginava l'universo Dante, ve lo ricordate nella commedia? È una cipolla l'universo per Dante, c'è l'inferno dentro, poi a crescere a strati, a strati, a strati, fino al cerchio delle stelle fisse su cui c'è il trono di Dio. Sui triangoli ti siedi male, dai. La visione del mondo di Platone non si sposa con la Bibbia, quella di Aristotele sì. E quindi Tommaso d'Aquino battezza Aristotele, già che c'è, battezza anche Tolomeo, e quello diventa il sussidiario. La Bibbia è il libro di lettura. Tutto il know-how al tempo di Galileo viene dai greci, anche quello pratico, anche a medicina. Volete una lezione tipo? Va bene, la facciamo. Allora facciamo anatomia. Io divento il barone, no? Monto in cattedra, metto la toga, 12 kg, non mi muovo più. Per questo il barone aveva la bacchetta per indicare le tavole anatomiche dei greci dietro di lui. Davanti a me c'è l'assistente con la toghina, 6 kg soltanto, tico tico tico, tico tico tico, si muove di più, ma non si allontana dalla cattedra per non perdere il posto in graduatoria. Davanti ai due, in basso, ecco il tavolo di anatomia per la lezione col cadavere. Ma tranquilli, in tutta la carriera un professore universitario di medicina non doveva mai avvicinarsi a tagliare carne morta, né l'assistente. Non è cosa da medico, per Dio. Se c'è da far, lo fa un becchino, un macellaio. Noi abbiamo le tavole dei greci. Quello serve agli studenti curiosi. Si taglia, si apre, si aprendo si trova che dentro il cadavere c'è un organo in posizione diversa da quella indicata qui sulle tavole dei greci. Bisogna concludere che quel cadavere lì è deforme e va sostituito. Come dire, il libro è la verità, la realtà per piacere si adegui. Figurarsi Galileo in un'università così, Galileo, un graffitaro, Galileo più osterie che aule. Galileo scrive un sonetto contro il portare la toga ai professori, dove a un certo punto scrive anche: secondo me la meglio cosa al mondo sarebbe che l'uomini andasse in giro ignudi, che quando si andava in giro ignudi la merce era esposta, non si pigliava fregature. Perché? Perché dite voi? Perché quel ragazzo dovrebbe andare meglio a matematica che non a medicina? Ditemelo voi, matematica, divina matematica, lo chiama lui. Matematica, divina matematica, per certi è una tavola di colori matematica, per altri è uno di quei cruciverba senza i quadrati neri. Matematica è così. Per Galilei è un'autostrada, è un tunnel. Galilei su matematica cammina, ragiona, elabora pensiero, troppo. L'allievo non era incoraggiato a superare il maestro. Occhio, Aristotele è un po' chiuso come le sue sfere, ma dentro si sta bene. Ve lo giuro, dentro c'era tutto, la fisica. Perché la pietra cade? Si chiede Aristotele, si risponde: perché vuole tornare al suo posto. È bella o no come risposta? Io la trovo bellissima. Per Aristotele è semplice, la causa del moto è dentro alle cose. Le cose pesanti hanno la gravitas e vanno giù, quelle leggere hanno la levitas e vanno su o vanno giù più piano. Metà di noi è ancora convinto che sia così, risponde così ai test di ammissione a fisica. Metà di noi guardando il cielo vede il sole che si muove. Aristotele è intuitivo come noi bambini. E Galileo? Galileo è diffidente, sana diffidenza e misura. Quando ero bambino io, nei libri della scuola dell'obbligo, c'era la figura di Galileo che tirava 2 sassi dalla torre di Pisa. Quello grosso, quello piccolo. Quale cade prima? Lui non l'ha mai saputo. Perché doveva scappare? Perché arrivavano i vigili. Non puoi risolvere il problema di lanciare dei pesi dalla torre di Pisa e vederne uno cadere prima dell'altro. Ma l'altro esempio è più probante. Quello di Galileo in chiesa, che durante la messa si distrae a guardare una lampada che gli oscilla sopra la testa. Io credo che a voi non sia mai capitato di distrarvi in chiesa a guardare una lampada che oscilla.
A me sì, però non ho capito l'isocronia del pendolo guardandola. Perché il pendolo apparentemente conferma le regole di Aristotele. Cosa fa il pendolo? Sgorla, poi si ferma, più vicino al suo posto possibile, senza catena, andrebbe lì. E Aristotele dice, naturale il moto del pendolo quando si avvicina al suo posto. Quello che Aristotele non capisce è perché il pendolo, una volta che è arrivato al suo posto, dice, no, faccio un giro, poi un altro, torna indietro. È l'incertezza che sconvolge Aristotele. Infatti lui, nella spiegazione del moto del pendolo, usa una sola espressione, mysterium. Se te lo chiedevano all'esame, pendolo, mysterium, promosso. Sottinteso, se non l'ha capito lui, che cazzo speri di capirlo tu? Attieniti al programma, studente. E Galileo? Galileo diffidente misura. Con cosa? Con cosa misura il tempo che non c'era all'orologio? Come si misurava prima che arrivasse l'orologio? Con la musica! La musica è matematica, potevi misurare in 2, in 3, in 4, ma la musica è precisa e Galileo misura l'oscillazione del pendolo, quella piccola, quella originale, la più grande, quella dura uguale, il periodo è lo stesso. In base alla lunghezza del braccio, l'oscillazione completa avanti e indietro dura uguale. Se facesse un giro intero, dura uguale. È matematica. Lo puoi verificare. A 19 anni il ragazzo fa questa osservazione, bella capacità di astrazione. L'idea del giro della ruota totale del pendolo. Si è già fatto una fisica per conto suo a 19 anni? No. Lui non sa perché la pietra cade. Lui non sa perché il pendolo fa così, ma Galileo in quel tempo non si chiede perché, si chiede come cade la pietra, come si muove il pendolo. Lo so, avete ragione. Non c'è paragone tra la precarietà del come di Galileo e la definitiva eleganza del perché di Aristotele. A chi interessa sapere come? Ai meccanici. A chi? I meccanici, quelli che hanno bisogno del foglietto di istruzioni. Quando nasce Galileo, nessuno aveva ancora pubblicato un foglietto di istruzioni. Galileo è un salto di continuità. Ne vive uno, di persona lui, l'anno 1582. Non parlo di metafore io, parlo di veri salti. L'anno del mistero dei giorni mai vissuti dall'umanità, come il 5 ottobre 1582. Nessuno l'ha mai vissuto. È l'anno che cambia il calendario e arriva il nostro. Come chiamiamo il calendario nostro noi? Gregoriano, sì, che è il nome, Gregorio, del Papa Gregorio XIII di Galileo studente all'epoca, un Papa battagliero. Prima c'era il calendario di Giulio Cesare e prima ancora gli egiziani, che erano stati bravi. Va detto, erano bravi, sì, perché 2500 anni fa gli egiziani avevano già calcolato un anno di 365 giorni. Come avevano fatto? Avevano messo lì uno testardo, quello ha cominciato a fare uno. Tu ridi, ma quando è che è stato bravo? Quando ha detto uno la seconda volta. Lì è stato insuperabile. Come ha fatto? Come ha fatto cosa? Gli antichi sapevano, per loro il cielo era mappa e orologio, riconoscevano quello che vedevano là sopra. Arrivano i romani e gli dicono sì, però così è corto. Gli egiziani, a noi andava già bene così. Lei cosa farebbe? Cesare risponde, io aggiungerei un giorno in più ogni 4 anni. Lo chiamiamo bisestile, porta sfiga ma serve. E i romani lo aggiungono. E dopo un po' qualcuno dice, sì, però così è lungo. E che cazzo, non va mai bene niente. Teniamolo. E infatti dicono, lo teniamo. E finché ci sono i romani va anche bene. Ma se è lungo, anche pochi minuti all'anno è lungo, no? In 1000 anni, da Cesare a Galileo, la primavera arrivava l'11 di marzo. La gente diceva, non ci sono più le mezze stagioni. Non lo dice Copernico nella supplica al Papa, i matematici che non sono capaci nemmeno di calcolare la durata esatta dell'anno per il calendario. Alla fine si mettono d'accordo e cambia e arriva il nostro. Lo so, e qualcuno di voi mi dice, ma nel nostro il bisestile c'è ancora. Sì, ma noi ogni 400 anni ne caviamo 3 di bisestili.
Dice, ma perché ci racconti queste cose inutili? Perché siccome la vita si allunga, qualcuno dovrà ricordarsene. Ecco. In ogni caso, al tempo di Galileo c'era lo spasamento e succede questa cosa mai vista, unica nella storia dell'umanità. Se volete verificarla stasera, quando tornate a casa, se ce l'avete, controllate sul Libro dei Santi. Se non avete il Libro dei Santi, andate su Wikipedia, che tanto ormai e controllate la data della morte. Santa Teresa d'Avila, è importante, dottore della Chiesa, morta la notte tra il 4 e il 15 ottobre 1582. Dice, poveretta, che agonia. No, non è un errore. No, è una notte sola. Per decreto papale fu stabilito quell'anno che per mettersi in pari, direttamente il giorno dopo il 4 non sarebbe mai venuto il 5, ma direttamente il 15. È già stato un casino 3 settimane fa passare dall'ora solare all'ora legale. Ve lo immaginate voi cosa è successo quel giorno lì? Gli studenti dell'Università di Pisa, 10 giorni di scuola in manco, viva il Papa! I protestanti protestarono, è una riforma cattolica. Il peggio accadde agli svizzeri, che essendo fatti per metà di cantoni cattolici, metà protestanti, per anni quando si davano appuntamento sul confine, uno dei due aspettava l'altro 10 giorni. Gli ultimi a mettersi in pari sono stati gli ortodossi. Per questo la rivoluzione d'ottobre lampata in novembre, Aula Fermi, non è facile mettersi d'accordo tutti sullo stesso calendario, sai? Quello che a me dà fastidio è che noi oggi per calendario intendiamo un catalogo di tettine e culetti. Che viva Dio, con tutta la fatica ma fatta a mettere in fila quei numeri, un po' di rispetto! E chi è che ha messo a posto i numeri? I meccanici matematici. Le ultime ruote del carro hanno riparato il tempo sul pianeta. Ma non è l'unica cosa che è stata riparata al tempo di Galileo. Ce n'è un'altra, per Dio. Anche lo spazio viene riparato. La globalizzazione, scusate, ma la più grande non l'abbiamo vissuta noi, ma loro. Il pianeta ha raddoppiato in pochi anni. Chi è che lo raddoppia? Colombo, no? Colombo, 70 anni prima di Galileo. Dove voleva andare Colombo? In India. Come un fricchettone su un R4. Scusa Genova, ma perché via mare? Perché è più corta? Perché Colombo aveva in mente la terra sferica come la immaginavano i greci, che la immaginavano sferica, ma un po' più piccola. Colombo ha avuto solo culo a trovare l'America a metà strada, se no finiva le merendine prima di arrivare in India. Dove vai con Tolomeo? Tolomeo è bello, lo giuro, è bellissimo. Se devi navigare da Napoli a Ischia, va benissimo. Se sbagli, arrivi a Procida. Ma non se devi attraversare l'oceano, no, perché perdi gli uomini, le merci, le navi. Hai bisogno di mappe stellari più precise o strumenti per calcolare la longitudine. E come si chiamano? Orologi! E chi li fa? I meccanici. Gente per cui ancora nessuno aveva scritto un libro, si preparava a diventare l'olio su cui la nuova classe dirigente avrebbe fatto girare questo pianeta. E Galileo è esattamente lì, come se fosse il primo prof dell'ITIS della storia che ancora fa il supplente in un liceo classico. Per la consolazione di eventuali fuoricorso presenti anche qui stasera, non so, no, lei si è sistemato, dirò che Galilei non si laurea neanche in matematica, ma è bravo, per cui a Pisa lo assumono in università a 23 anni. Galileo è il più giovane precario mai assunto in una università italiana. Che ammirazione vedo nei suoi occhi. Stipendio da fame. E come arrotonda? Oroscopi! Se posso dare dei consigli, oroscopi, cosa deve fare un matematico? Oroscopi, l'uomo che inventa la scienza per campare farà oroscopi tutta la vita.
Poi a 27 anni un colpo di fortuna, vero? Gli offrono un posto di lavoro all'estero. Galileo è uno dei primi esempi di fuga di cervello giovane dall'Italia. Dove glielo offrono? A Padova. Ah, che? Padova rispetto a Pisa all'epoca era all'estero e un domani non si sa. Padova era Harvard. Sì, con tutto il rispetto per Bologna, che è più antico, o per Parigi, Padova all'epoca era Harvard, perché era l'università più libera d'Europa. I figli degli imperatori dicevano: papà, mandami a fare l'Erasmus a Padova. Perché? Perché la Repubblica Serenissima di Venezia garantiva libertà di insegnamento, senza alcuna ingerenza da parte delle chiese. Nell'Università di Padova potevano mischiarsi tranquillamente studenti protestanti e cattolici nei giorni appena dopo il Concilio di Trento, quando il giovane Galilei va a fare la sua Lectio Magistralis, quando il giovane Galilei arriva lì, insomma. La prima lezione la tiene davanti a 1250 ragazzi. Io mi sono detto: dove li hanno messi? In strada. Brulicava di ragazzi venuti ad ascoltarlo, insegnava bene. Alla fine della lezione vanno e chiedono: posso venire a lezione privata da lei? Tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu no, in base al reddito. I più abbienti se li mette in casa come dozzinanti. Galileo è il fondatore di quella stirpe di strozzini che subaffitta camere a studenti nelle città universitarie italiane. Lo vedi quante belle tradizioni ha creato quest'uomo? Padova vuol dire Venezia, no? Vuol dire l'arsenale, la più grande fabbrica dell'antichità, e Galilei non disdegna servizi all'industria bellica che finanzia la ricerca. E frequentando Venezia trova anche l'amorosa, Marina Gamba de Casteo. Marina, Marina, Marina. Oh mia bella mora, San San. Dame una mesura, San San. Ti de sotto, mi de sora, San 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 San. Ci starà insieme 18 anni senza sposarla mai. Le dice: non posso portarti a Padova, ho la casa piena di studenti. Tu stai a Venezia, siamo più liberi, ci vogliamo più bene così. Sì, però ci fa 3 figli, però. Sul registro delle nascite della primogenita Virginia è scritto: nata da fornicazione. Chi vuoi che se la sposi dopo? Infatti la manda a suora. Diventerà Suor Maria Celeste. Sarà molto importante negli ultimi anni difficili di vita di Galileo questa figlia. Andrà nei guai con l'Inquisizione Galileo per questa vita fuori dal matrimonio che tiene a Venezia. Sarà la Repubblica a salvarlo dall'Inquisizione. Ci tiene ai suoi professori la Repubblica. Finché resta a Venezia non lo toccano. Ma dopo 18 anni andrà via, perché è famoso. E si pone il problema: cosa faccio con questa donna Marina, mi ha tanto amato, la farà sposare dal suo assistente. Non sempre gli uomini di genio sono geniali nelle cose del mondo. D'altra parte, i 18 anni di Padova di Galileo non sono marcati da scoperte sensazionali, ma non è vero. Cioè lui lavora. Per esempio il piano inclinato. Lo trova a Padova l'idea. Finché tiri i sassi dalla torre di Pisa, non capirai mai quale cade prima, quale cade dopo. Devi frenare. E inventa questo lungo piano inclinato per far cadere le cose, e quindi cadendo capisce, è l'unico, il primo al tempo, a capire che accelerano cadendo. Quindi si interessa come cadono le cose. Come? Ma non lo scrive, non lo pubblica, qualche lettera. Per il resto, polemiche sulle comete, tanta accademia, qualche bevuta, profilo basso, molti oroscopi. E Shakespeare? Oh no. L'abbiamo dimenticato fino adesso, ma sarà anche nato dopo, ma Shakespeare è precoce. Fra i 30 e i 40, Shakespeare decolla. L'uomo più famoso d'Inghilterra. Via un capolavoro sotto l'altro. Shakespeare frequenta la regina a 40 anni, sta già covando l'Amleto. Stasera ve ne faccio un pezzetto in lingua madre.
in sti ultimi tempi, Tusi, non so perché, ho perso tutto il morbin. What's morbin means? In Rome you say friccicore. Oh, thanks a lot. Ho stralassato le mie usanze e mi sento così malmesso che a me sta bella fabbrica della terra mi pare una protuberanza desolata. Sto eccellentissimo baldacchino dell'aria, Tusi, sta maraveggia de barchessa del firmamento, sto gran coverto de lucette de oro a me, non mi pare altro che una turbia, pestilenta congregazione de vapori, casso. Ma cosa sela sta quintessenza, casso? A parte certe asperità della lingua madre, che io non vi ho mai detto che fosse la sua lingua madre, non ve l'ho mai detto. Che Amleto è questo? È matto. Di cosa parla? Stelle. Ogni opera di Shakespeare, mezza pagina di stelle. Ma gli piacevano. Da morire! Ho detto non è possibile. Sono nati lo stesso anno, stesse passioni. Vuoi vedere che anche a Shakespeare piaceva Copernico? Non credo proprio. Non esiste prova. Al massimo si sarà spinto all'universo ticonico, non oltre. E di Galileo cosa? Ma cosa volete che sapesse uno famoso a Londra di uno precario a Padova suo coetaneo? Dai, mo, Galileo a Padova non è famoso. Però qualcuno di lui si accorge. Un matematico astronomo tedesco, anche più giovane di Galileo, si chiama Giovanni, o almeno noi lo chiamiamo Giovanni Keplero, insegna a Praga, per un anno sta con Tycho Brahe, poi Tycho muore e resta lui, e manda a Galileo un suo libro giovanile di astronomia, è 7 anni più giovane di Galileo. Galileo per un anno non risponde nemmeno, poi sì, dice grazie, e Keplero tutto contento scrive al suo maestro, maestro, mi ha risposto, lo sapete, quell'astronomo italiano a Padova, quello col nome uguale al cognome, ha detto che ha letto l'introduzione del mio libro e gli è piaciuta, oddio maestro, ce l'ha da un anno il libro, poteva anche leggerlo tutto, ma sono già contento così. Perché è contento Keplero? Cosa hanno in comune lui e Galileo? Copernicani. Di copernicani in giro all'epoca ce n'era meno che di lupi sul Gran Sasso adesso. Han calcolato, Copernico è morto 20 anni prima che Galileo nascesse. Dalla morte di Copernico al cannocchiale, i copernicani contemporaneamente in giro per l'Europa non più di 10, come una specie sottoposta a tutela in via di estinzione. E però uno di questi si chiama Keplero e l'altro Galileo e questi due si conoscono. No, non di persona, no, si scrivono. Aspetta, neanche questa è vera del tutto. Diciamola bene, Keplero scriverà a Galileo tutta la vita. Galileo risponderà a Keplero solo finché non diventa famoso. Perché? Perché ha un carattere di merda, e va detto. Ma la prima lettera di Galileo a Keplero, quella è bellissima, gli dice, Giovanni, anch'io sono copernicano, certo, perché partendo da Copernico ho trovato la spiegazione di un sacco di fenomeni che con quell'altro mai li avrei trovati, ho anche scritto delle cose, ma non ho osato pubblicare niente, no, spaventato, diciamo, dalla fortuna del nostro maestro Copernico, che per noi è immortale, ma per un sacco di gente è un asino, andrebbe cancellato. Io troverei il coraggio di pubblicare se ce ne fossero di più, come lei e me, ma siccome non ne vedo tanti, soprassiederò a un simile giudizio. Prudenza. Perché prudenza? Beh, diciamo che quando Galileo e Keplero si scrivono, su di loro incombe
l'ombra di un processo in corso a Roma. C'è da dire una cosa. All'epoca in Italia i processi duravano molti anni. Figuratevi che questo durò addirittura 8 anni. C'è da chiedersi come facevano. Alla fine però va a sentenza definitiva e secondo voi l'odor di bruciato da Campo dei Fiori a Roma arrivò fino al Ponte di Rialto a Venezia? Secondo me al Danubio, a Praga, lungo la Senna, al Parigi, Bruno Brulé, uno scandalo attraversa l'Europa, bruciato vivo. Giordano Bruno, vivo. Pare che gli intellettuali europei all'epoca non si scandalizzassero altrettanto per le streghe, che regolarmente a ogni stagione venivano bruciate in numero di qualche migliaio. Ma allora c'è da chiedersi, no? Qual è la differenza? Essere mago, essere strega, cos'è? Il sesso? Anche. Ma non può essere solo quello, perché a volte come streghe bruciavano degli uomini, dei vecchi, dei bambini. Dunque, la differenza è status. Il mago era classe dirigente, il mago era in, le streghe quasi mai. Chi erano le streghe? I vicini di casa. Chi di noi nella vita non ha pensato di far bruciare il vicino di casa almeno una volta? Una volta si poteva. Poi non so perché l'usanza è invalsa. Le streghe e anche i vicini di casa spesso sono gente ignorante. Il problema qual è? È che anche noi siamo i vicini di casa di qualcuno che pensa quella cosa lì di noi. Chi si svegliava prima bruciava l'altro. Il mago non è ignorante, il mago è sapiente, il mago apparteneva alle stesse accademie dell'uomo di scienza. Era normale ai talk show dell'epoca vedere Giordano Bruno versus Giovanni Keplero. E ancora oggi, quando io in un talk show vedo Rita Levi Montalcini costretta versus il divino mago Telma, mi chiedo in che secolo siamo. Bruno era mago, certo. Bruno era mago e filosofo, scriveva e diceva cose meravigliose che però non ha mai dovuto dimostrare, come invece doveva far Galileo. Bruno pensava di sé: vengo da un altro pianeta. Sono qui di passaggio, sfidava i suoi carnefici, tra cui il raffinatissimo teologo cardinale Bellarmino, che cercò di convertirlo inutilmente. Bruno lo sfidava loro dicendogli: bruciatemi, anzi abbruciatemo, avete più paura voi da bruciare a me, chi ha essa bruciato a voi, abbruciatemi, e alla fine lo hanno... Galileo non è quella razza lì, no, neanche Keplero, no, nemmeno Copernico. Copernico nell'introduzione del suo libro non ha detto: io per 3 volte 9 anni ho aspettato a pubblicare questo libro. Alla fine Copernico il suo De Revolutionibus lo pubblica in punto di morte. Dice: intanto a me che cazzo mi ha preso? L'uomo che ha scritto il libro più rivoluzionario della storia dell'umanità, che a parte Galileo e Keplero quasi nessuno ha letto per intero, non era un sovversivo agitato, era un vero rivoluzionario calmo. Ma quando il suo libro esce, non succede niente. Non lo proibiscono, non lo mettono all'indice. Se no, come farebbe Galileo a dire: io sono copernicano come te? Dove l'ha letto? Normalmente in biblioteca all'Università di Pisa. Non è proibito, non lo insegnano, ma c'è. Però
se era pericoloso. Perché non l'hanno proibito subito? Perché hanno aspettato 70 anni? Perché? Perché era difficile. Cioè, non si capiva niente. È uno dei libri più difficili che siano mai stati scritti. Per forza non lo leggono. Sono 6 capitoli, le parole sono solo nel primo. Poche ma chiare. Sole fisso centro, terra gira intorno. C'è scritto, è bello chiaro. Gli altri 5 capitoli solo numeri. Difficili. Ma dai, quanto difficili. La tabellina del 163. Prova. Difficile anche da censurare, va bene? Ho capito, ma cosa servivano tutti questi numeri? Oroscopi! Appena un matematico faceva un universo, doveva subito mettere a disposizione i numeri per calcolare le case e i pianeti. Ora, siccome pare che con l'universo nuovo di Copernico, di colpo gli oroscopi venissero da Dio, per 70 anni lo usano come tabelline da oroscopi saltando il capitolo 1. Sarà solo Galileo a tirar fuori è il capitolo 1, è il capitolo 1, ma prima di parlare Galileo deve vedere e quel che cerca a occhio nudo non si vede, serve un cannocchiale, non esiste, lo fa lui, ma ci impiega 40 anni di vita. L'idea e la realizzazione in realtà sono brevi, l'anno è il 1609, il posto è Padova, da lì cambia tutto. Che fa Galilei? Che fo? Smeriglio lenti. Per cosa? Un attrezzo da me creato che ho chiamato cannocchiale. Da lei creato. Sì, perché? Non lo ha copiato? No. Dagli olandesi? No. E basta con sta storia. Non è vero. Non è vero. Cioè, ho sentito parlare di cannocchiale olandese in casa di Paolo Sarpi veneziano, mai ne vidi uno con l'occhi mia. Però dalla descrizione io ne compresi a fondo il funzionamento e lo rifeci migliorandolo. Dica loro per favore di che bassa qualità de sabe a intendere cannocchiale olandese. Dica loro tipo l'asel cinese 3 euro, lo compri giallotto. Quello era un giocattolo, per Dio il mio funzionava. E come ha fatto a farlo Galilei? Come ho fatto a farlo? Beh, la meccanica. Sulla meccanica niente da dire. Galileo Galilei aveva il ciodo della meccanica. Ma l'ottica? Per suo stesso dire, completamente digiuno di ottica. Come ha fatto a fare le lenti? Qualcuno dice, beh, ma era a Venezia, c'era Murano Glass. No. A Murano al tempo i vetri li soffiavano, mica smerigliano lenti. Come ha fatto a fare le lenti? Lui non lo dice bene, ma io credo la spiegazione sia lì. 18 anni a Padova, durante i quali egli assume anche lo stile di vita dei veneti, 2 cuori e un capanone. E dentro lavoro, nero, ma lavoro. Per lui lì dentro lavora un artigiano meccanico a nome Marcantonio Mazzoleni. Che cosa fa per Galilei? Per Dio? Prototipi per l'arsenale, di macchine, invenzioni, elaborazione e inoltre strumenti di precisione per gli studenti, che il Galilei ha inventato come il compasso militare e vende assieme agli studenti, cioè agli studenti insieme alla dispensa. Se insieme alla dispensa compri il gadget del professore all'esame sei un po' agevolato, io. Sono economie da precario. Il Mazzoleni è uomo di poche parole, mani eloquenti. Il Galilei gli chiede 2 lenti, così pare che gli dicesse solo dai, trum, frum, tum. Una concava, una convessa allineate, che il fuoco regga, che si veda. Mazzoleni,
Miglioriamo, più grandi. Dei, trum, 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 frum, 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 shum, tum. Mazzoleni, più grandi. Dei, trum, trum, frum, frum, trum, frum, 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 shum, tum, pum, tum, vu, 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 putum. Un cannone. Lo chiama cannone occhiale. Lo porta al Doge di Venezia. Eccellenza, ho qui un strumento nuovo del quale vorrei darvi dimostrazione, per la quale è dopo salire in cima lo campanile. Ma se lo matto Galilei? È agosto. 682 scalini. Morimo. Eccellenza, ma è dopo. Dopo quando? Ora. E per cosa il dice dopo che sia adesso? Andiamo putei. I putei sono i membri del Consiglio dei 10, sono anziani, attaccano a salire le scale, ne muore do sulle scale, si fermano, fanno le primarie per eleggere gli anziani come facciamo noi in Italia, riattaccano a salire, arriva alla cella campanaria, il Doge fa Galilei, spero ne valga la pena, sa. No per me, per lui. Se no la vede la campana grande qua, mi cavo il batocchio e picco i coiumbari suoi, din don, din don, din don, din don, din don. Eccellenza, la prego. Eccellenza, per la dimostrazione è dopo mirare con lo cannocchiale addentro a quella finestra nel fondo. Ma Galilei, ma cosa voglio che mi vada a guardare dentro le finestre degli altri che non sta bene? Eccellenza, ma è dopo. Quando? Ora. Qualcosa c'è che dice sempre dopo e c'è sempre adesso, ma cosa voglio scritto monami qua? E questo qua sarebbe il buco del cannocchiale. E il tubo sarebbe il cannocchiale, quello sotto Galilei sarebbe il cavalletto, vero? Il cavalletto. Posso fare una domanda a Galilei? Per cosa già che il Ghegera, che sto cavalletto non l'ho fatto un fia più alto, che mi guardava dritto, senza cucciarmi, che non voglio nessuno di dietro intanto che guardo. E il Doge guardò non nell'intimo di una finestra, ma alle bocche del porto a Venezia, leggendo color di bandiera di nave 2 ore d'anticipo sull'occhio umano, con un cannon da 30 ingrandimenti che a noi oggi pare effimero, ridicolo, fa ridere. No, al tempo della vela, 30 ingrandimenti potevano essere 2 ore. Di che? La guerra è offesa e difesa. Chi guadagna 2 ore? Ha mezzo vinta la prossima battaglia. Vale oro! L'attrezzo vale oro! Una gratifica al signor Galilei di 1000 fiorini e una cattedra a vita all'Università de Padova. A memoria d'uomo, è l'ultimo precario diventato ordinario nell'Università italiana senza raccomandazione. Il giorno appresso al mercato di Rialto arriva una nave carica di cannocchiali olandesi, non costa un casso, però non vale un casso. Si dice, ma quello di Galilei l'abbiamo strapagato, 1000 fiorini, e ormai la cattedra è sua. La gratifica gliela diamo a rate in 4 anni, defalcandola dalla dichiarazione dei redditi. Ma che pitocchi i veneziani! Ma gliene incorre! Ma gliene viene, perché di lì a poco il Galilei decide lui dove e cosa guadagnare. Perché? Che cosa fa? Un altro cannocchiale. Meglio, no. No, non riesce a migliorare il cannocchiale, non di molto, sempre quello è. Ma non è la tecnologia, è l'uso che ne fa che eccita gli storici. Che lui col cannocchiale mica cerca le bandiere, signore, no, direttamente zoom. Verso l'infinito. Se punto 30 ingrandimenti verso l'infinito.
Di quanto lo avvicino? Oh, beh, infinito diviso 30 uguale infinito. Per noi sì, per lui meno. Perché? L'ho detto già, per gli antichi il cielo era mappa e orologio, dunque sapevano sempre che stavano guardando. Egli sa dare il nome a ogni stella che c'è sopra. E quando da una stella nota passa all'altra stella nota col cannocchiale in quello che era buio per l'occhio umano, lui ne vede 10, più 10, 9. Il firmamento non è più così fermo. Poi punta il guardo alla luna, o boia, alle rughe. Poi va sul sole, o boia, alle macchie. Ma c'è qualcuno sano lassù? No, perché Aristotele ha detto sulla terra, acqua, terra, aria, fuoco, ma in cielo quintessenza. A me par tanto la stessa cosa. Ed è così che disegna la luna Galileo, fatta di monti e valli assai terrestri. E tutto questo è già eretico alquanto. Poi smette di guardare la luna e cerca un altro bersaglio grosso che brilla nel cielo d'inverno più degli altri intorno al 45° parallelo. Giove è più grosso degli altri. E questa è la maggiore osservazione del gennaio del Galilei. Giove, questo è un frammento degli appunti suoi, non è un libro, no, non è solo un ingrandimento del suo block notice. Giove è disegnato come una ruota del carro, ogni tanto tra le righe. Vedete gli appunti di Galilei? Questi sono quelli di 4 giorni interi, massimo 3 righe in una notte. Ti credo, a Padova, di notte, all'aperto, ti geli le balle. D'altra parte, secondo me, è sempre così che bisognerebbe prendere gli appunti, sintetici, capito? Comunque, vedete, l'osservazione è Giove e le stelle a lui più vicine, che all'inizio ne vede 2, poi ne aggiunge una terza, eccola lì sotto. Poi in realtà ne aggiungerà una quarta. Giove e 4 stelle accanto, ma il problema non è quante, è che si muovono. Per definizione le stelle sono fisse. Fisse. Se si muovono sono erranti. Ma gli erranti erano 7. Qualunque uomo sano di mente che avesse studiato sapeva che gli erranti erano 7. E se tutti gli uomini di buona volontà e sapienti da 2000 anni sapevano che erano 7, perché dubitarne? L'ha detto Aristotele. E 7 è il numero perfetto, quindi va bene. 7 è come i 7 fori sulla faccia dell'uomo, 2 orecchie, 2 occhi, 2 narici, una bocca. 7, perfetto, come lo dica lei, Galilei. I 7 nani. No, i 7 nani, Galilei. 7 come le 7 note della musica degli angeli, la musica celeste. 7, se proprio vuole, come 7 spose per 7 fratelli, quello ci sta. 7 come i 7 giorni della settimana in cui Dio ha creato il mondo. Scusi, Galilei, mi dica, quanti pianeti avrebbe scoperto lei quest'anno? 4? Galilei! Ma se le immagina una settimana fatta di 7 più 4, 11? Chi è che arriva vivo al weekend? Galilei, se salta il 7, salta la perfezione dell'universo. Siamo rovinati, distrutti, sputtanati, sì! Se sei aristotelico. Ma se sei copernicano, godi come un porco! Egli vede quel che ha letto. Se non avesse letto il libro di Copernico prima, non capirebbe quello che vede, ma siccome l'ha letto dice adesso parlo, basta prudenza, non ce n'è per nessuno, anzi mi sbrigo, perché è lì lo scienziato. Qualcuno mi brucia da dietro, voglio essere il primo. Smette di guardare il 15 gennaio del 1610, poi il 15 di marzo il libro è già in edicola. È questo qui. 27 paginette, non si è sprecato, eh? Annuncio celeste. No, dice Galileo,
Questa volta lo faccio in latino. Perché? Perché così lo vendo all'estero. Allora, nuncius sidereus. Grandi cose nuove, 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 nuove. Io porto alla vostra attenzione nuove per la nuovità nei secoli, per lo strumento nuovo con cui furono scoperte. È bellissimo mostrarvi in cielo stelle nuove in numero 10 volte di più di quelle ora viste da occhio umano. La luna, il diametro mostrarvi il 30 volte maggior, la superficie della luna col cannocchiale, ognuno può vedere, non è liscia, no signor, rugosa, piena di cavità, asperità bellissime, ma ciò che più di ogni altra cosa ci spinse ad avvisare subito gli astronomi e i filosofi col nostro libro è avere scoperto 4 nuovi erranti, che come Mercurio, Venere girano intorno a Sole, questi nuovi girano intorno a un astro, Giove, mai da lui si separano come famiglia felice, e tutte queste cose furono scoperte da me con l'aiuto di un cannocchiale che ho inventato io, dopo aver avuto illuminazione dalla grazia divina, meglio metterlo. Il nuncius va a ruba, 672 copie stampate, vendute, esaurito, un bestseller. Il nuncius. In un anno questo libro arriva in India, in un anno e mezzo in Cina c'è già il DVD pirata. Questo è successo italiano. In tutte le capitali d'Europa si parla di questo astronomo col nome uguale al cognome, anche a Londra. In un colpo solo è diventato più famoso di Shakespeare. Per i clienti importanti ha creato un'edizione speciale del Nuncius con un cannocchiale celofanato come gadget in omaggio. Lo manda a tutti quelli che contano, tranne Keplero. Keplero glielo chiede, siamo amici? No. Cosa ha fatto? Keplero ha osato pubblicare un libro in concorrenza? Come l'ha chiamato? Astronomia Nova, che sbruffone! Ci ha messo dentro anche le leggi di che a dire il vero nei programmi scolastici se le fanno fare ancora adesso in fisica. Mentre il Galilei, benché vada, lo fa in storia. E Keplero non aveva cannocchiale. Come ha fatto? Come ha fatto cosa? L'astronomia non comincia col cannocchiale. Gli astronomi a occhio nudo sapevano il suo mestiere. Calcoli, matematica e tempo. Keplero usa i calcoli di Tycho e anche i suoi. E ci mette tempo, ma capisce che l'orbita di Marte non è un cerchio, no signor, è un'ellisse, strano. Il Sole occupa uno dei due fuochi. L'errante non viaggia a moto costante, rallenta un po' a Galileo l'idea di un universo fatto a forma di ballon da rugby non piace. Neanche a voi. Avete detto cerchio tutti tranne lui, triangolo. È troppo avanti rispetto al tempo, Keplero. Non passa. Chiedete ai librai dell'epoca. Keplero no, non lo vuole nessuno, chiedono tutti Galileo. Galileo ha fatto il libro un po' più ruffiano. Ha dedicato i pianeti e anche il libro ai medici, o i signori di Firenze, o il Rinascimento, o le statue, o i palazzi, o le collezioni. I medici hanno tutto.
ma 4 stelle sulla Michelin non le avevano. Il Galilei gliele offre, loro gradiscono, lo invitano. Perché non viene a Firenze? Grazie ai Granduchi, mi hanno appena offerto la cattedra a vita all'Università di Padova. Galilei, ci importa una sega noi la cattedra all'Università di Padova, noi si offre la cattedra all'Università di Pisa, così è più vicino alla sua mamma. Gli amici, non andare a Pisa. E dice Galilei, perché? Perché è troppo vicino a Roma. Ma... Grazie Granduchi, un posso venire... perché mi hanno promesso la gratifica, ancora non me la danno, però io me l'aspetto. Galilei, ci importa una sega a noi dalla gratifica dei veneziani. Che gli hanno dato? 1000 fiorini di gratifica. Galilei, 1000 fiorini, iena miseria, noi si raddoppia. Che fa? Lascia? Galilei? No. Che c'ha? Qualche richiesta supplementare? No. Ci vuol pensare? Beh, se ha richieste le faccia. Le faccia. Galilei. Vorrei essere esentato dall'obbligo di insegnamento. Il sogno di ogni professore. Essere professore senza professare. Va bene Galilei, per quelli come lei faremo una cosa chiamata CNR, se va bene che vi mettiamo dentro tutti là, va bene? Allora che fa? Viene? Galilei? Viene? E che c'è ancora? No, niente. Gigioneggia. L'attore gigioneggia da fare schifo. Il problema è come fa l'attore a rendere quel che fa Galileo in quel momento, che fa un po' schifo. Perché guardate che è perfino imbarazzante da decifrare la mostruosa consapevolezza di Galilei del valore del cannocchiale da subito. Lui capisce immediatamente che esiste un prima di Galileo, un dopo Galileo, e che lui è Galileo. Chiede, ma non si potrebbe mettere sull'incarico, oltre che matematico, astronomo, anche filosofo? Che sborone, madonna! Ma dai, non si è neanche laureato e adesso va bene Galilei, si fa come chiede, basta che venga, che fa? Viene, certo che viene. Torna a Pisa, a Firenze e a Pisa dove ha studiato, non si è laureato, torna con 2 lauree, stipendio uguale il segretario di Stato del Granducato di Toscana, 6 volte quello del rettore di Pisa, tutto per un cannocchiale. I colleghi, non ha curriculum, ha solo un culum così. E tutti a dire, ma i nemici di Galilei sono preti e frati. Dopo! I primi nemici di Galilei sono colleghi, è l'università, sono quelli vecchi grossi che quando arriva quelli nuovi fa gli anticorpi. Ma della polemica pisana il Galilei si impippa. Lui prende il Frecciargento da Padova saltando la Toscana, arriva a Roma dal Papa Paolo V, lo vuol conoscere, il Papa conosce il Galilei, entra in Vaticano, si inginocchia, il Papa gli fa no, Galilei, un uomo come lei davanti a noi, in piedi, lui si alza e fa, Paolo, imbarazzante! E Bertoldo, Bertoldino e Cagasenno tutti e 3 insieme!
Oh, l'eleganza naturale di un idraulico in Cesa la domenica. Proprio deve essere stato uno spettacolo vedere arrivare Galilei col tubo di cartone dentro il collegio dei Gesuiti, che si librano. Il luogo più esclusivo del sapere della cristianità. Entra lui, mette il tubo di cartone e dice: chi vuole essere il primo? Tra loro c'è Clavius. Ho detto Clavius. Ho parlato di uno degli astronomi più intelligenti, di uno dei matematici più grandi di quel tempo. Beh, i primi occhi dentro il cannone di Galilei li mette lui, Clavius. Bypassa gli altri. Se l'uomo più importante, dell'accademia più importante, ha messo gli occhi nel cannocchiale, i tirapiedi, che fanno? È un successo clamoroso, ma non era scontato. Per Dio no. Perché gli astronomi a occhio nudo, il suo mestiere, lo facevano. E a occhio nudo è un rapporto bellissimo col cielo. Mistico, personale, selettivo. Decidi tu cosa è dentro, cosa è fuori. Il cannocchiale, viva Dio, quello di Galileo, è sempre sfocato. Ha un'ottica ristretta. Si vede male. Chi te lo fa fare? È come il primo uomo che stava scrivendo a macchina, gliel'hanno sfilata, gli hanno messo in mezzo davanti un computer, gli hanno detto vai prova che risparmierai tempo. E lui nei 10 anni successivi ha continuato a pensare un giorno risparmierò tempo, un giorno risparmierò tempo. Un conto è nascerci con le tecnologie, un conto è riconvertirsi, lo dice la parola, è difficile. Ma il successo del cannocchiale, nonostante questo, è clamoroso. L'anno è il 1611, non c'è uomo che non parli di Galileo a Roma. Gli unici in disparte, i teologi. Lui sottovaluta, ma appena torna a casa, a Pisa, appena inizia l'anno accademico del 12, cominciano le rogne. Il discepolo suo, Benedetto Castelli, che è prete, gesuita, ma copernicano, mette Copernico a programma, scoppia la rivolta del corpo docente. Rettore, si cambia programma. Cos'ha quello vecchio che non va più? Sono 500 anni che lo facciamo. E chi me le paga le ore di aggiornamento sul programma nuovo a me? Ci si mette Madama Cristina di Lorena, la mamma del Granduca, a dargli addosso. Galilei non conosce la Bibbia. Nel libro di Giosuè c'è scritto: sole, fermati nella valle di Gabaon, che le armate di Israele sconfiggano i nemici. Non è mica scritto terra, fermati, è scritto sole. La risposta di Galileo a Madama Cristina non è un capolavoro di diplomazia. Madama Cristina ha ragione. Dio non può aver mentito nella Sacra Scrittura, giacché quella è parola di Dio. Ma con questo vuol forse dire, Madama, che Dio avrebbe potuto mentire nel resto? Il libro di natura, il creato. Ma non è questa opera di Dio. Madama, io credo, Dio non abbia mentito né nella scrittura né nella natura. Ma mi chiedo, non può essere che chi quella scrittura nel tempo ha interpretato talor si sia sbagliato? I teologi. Un prof di applicazioni tecniche che viene a dire a noi il mio tesoro. Per questo si è fatto nominare filosofo. Non per vanagloria, ma che lo sa che c'è da dar battaglia. E non ci sta a farsi ficcare nello scaffale basso di matematica insieme a Copernico e allo Zwirner. No, per Dio! E allora ogni notte si cerca prove che Copernico ha ragione. E come si fa? Si guarda Venere, le fasi di Venere, puttana Venere.
perché tu non fa le fasi regolari 28 giorni come tua sorella Luna fa? No, Venere tu le fasi tu ci metti 6 mesi. E io 6 mesi qui fuori ogni notte mi gelo le balle, Venere, per te. E per colpa tua, Venere, io son mesi che non vedo il monte tuo, oh Venere. Poi quando si alza la mattina c'è da rispondere alle polemiche sulle gazzette, sulle lettere. Il Galilei 5 giorni a settimana se lo attaccano dalle cattedre, 2 giorni a settimana se lo attaccano dagli altari, e lui risponde a tutti per 6 anni, fa un fascicolo di cose così. Qualcuno su di lui a Roma ha aperto attività di dossieraggio. E nelle sante alte sfere qualcuno si chiede, ma questo Copernico che sempre il Galilei nomina è l'opera come si chiama? Si chiama De Revolutionibus, Eminenza. Sarà pericolosa? E come mai non lo abbiamo messo all'indice? Ah, Eminenza, il De Revolutionibus giace tra le pratiche inevase della Santa Inquisizione. E da quanto tempo giace? 73 anni, Eminenza. E come mai giace? Lungaggini della giustizia, Eminenza, cioè... Eminenza, sto libro è un casino, non si capisce niente, ma non si può sollecitare, certamente, Eminenza, facciamo martedì. Allora chiamano i teologi del RIS di Parma, perché sono infallibili, gli chiedono tecnicamente l'affermazione secondo cui Sole sia centro del mondo e non si muove, Terra non sia centro del mondo e si muove, è eretica, temeraria? E loro... Allora, dopo lungo approfondito esame, siamo in grado di affermare in maniera incontrovertibile che l'affermazione secondo cui il Sole sia centro del mondo e non si muove, Terra non sia centro del mondo e si muove, tecnicamente per noi è temeraria e erotica, eretica, quello. Un libro giudicato eretico non veniva sempre bruciato, anzi, raramente. Più spesso un libro come questo di Copernico, giudicato eretico, veniva purgato delle parole che a volte venivano cancellate, a volte tagliate. Questo l'hanno fatto i topi. Ma la precisione, come vedete, è quasi chirurgica. Il libro non bruciato restava a disposizione degli uomini di fede, perché gli uomini di fede così potevano avere la prova di come con l'illusione della conoscenza il demonio avesse tentato la curiosità di quelli. Insomma, i libri sono cosa pericolosa. Galileo è a Roma a chiedere udienza all'uomo più influente del Vaticano, il cardinale Bellarmino. Sì, proprio lui, quello del processo a Giordano Bruno e che forse per questo è stato poi fatto santo. San Roberto Bellarmino, uomo raffinatissimo, dotto, profondo conoscitore e teologo delle Sacre Scritture. È anziano, ma Galilei punta da lui. Bellarmino lo riceve il giovedì, 2 giorni prima. Il Sant'Uffizio, forse anche su sua sollecitazione, ha pronunciato la sentenza. Quindi quando Galilei va da lui, Bellarmino non lo fa manco parlare, gli dice lo so perché siete a noi, Galileo, eppur si muove come voi dite. Oh sì, ricordiamo, quando veniste a Roma con quel vostro libro, il cannocchiale, come chiamavate il libro? Nuncius.
mi spiace, Galilei, se vi foste limitato a fare il matematico, se a tutti i costi non aveste voluto sporgervi oltre i limiti e i confini della vostra disciplina. Non posso fare nulla, nulla per voi né per Copernico. Il Sant'Uffizio si è pronunciato per tutti noi d'ora in poi. Credetemi, è meglio che Copernico sia... un libro chiuso. Sì, succede che a volte certe idee diventino mine vaganti. Succede se ignori il tempo in cui vivi. Cosa vuol dire l'ossessione? Che Copernico ha ragione, Aristotele ha torto, ma Galileo... Aristotele è un santo, è accanto alla Bibbia. Come si fa a riformare Aristotele senza che a qualcuno venga in mente, già che ci siamo, mettiamo a posto la Bibbia? C'è stato Calvino, Lutero, il Concilio di Trento ha sancito, basta esperimenti sulle sacre scritture e interpretazioni. La saggezza millenaria della Chiesa te lo dice, non è il tempo, lo capisci? No. Galileo Galilei appare del tutto sprovvisto di quella cosa chiamata opportunismo o senso della storia, ma è fortunato. Sì, 3 mesi dopo l'ammonizione, 3 anni dopo l'ammonizione muore Bellarmino, altri 4 anni muore il Papa, e quando muore un Papa è quello nuovo. È un Barberini, vi ricordate cosa dicevano a Roma? Quello che non hanno fatto i barbari, l'ha fatto i Barberini. Ma che ci importa a noi il giudizio della storia? Il risultato si chiama Urbano VIII, un papa astronomo dilettante che ha scritto una poesia per Galileo. È il tuo momento, vai Galileo, gli dedica il suo libro. Lo chiama il saggiatore, il Papa lo gradisce, invita Galileo in Vaticano per 1 settimana. Il Papa niente impegni, tutte le mattine lui la vuol passare a camminare con Galileo nei giardini vaticani a discutere macchie solari, fasi di Venere, la nuova teoria di Galileo sulle maree. Si è fissato, secondo lui è la prova che Copernico ha ragione. Gli dice, Papa, secondo te da cosa dipendono le maree? Il Papa gli dice, dall'influsso della Luna. Ma che influsso, Papa? Papa, non farli infallibile perché sei Papa, ascolta me. Le maree dipendono dal moto di rotazione e rivoluzione della Terra. Lo vedi come la Terra si muove ruotando anche così, Papa, appendi un secchio alla catena. Fai muovere il secchio, poi fallo girare. L'acqua dentro il secchio si muove più piano del secchio. E allora cosa fa? Resta indietro. A un certo punto l'acqua comincia a fare... la fa fuori. La stessa cosa fanno le maree, fanno pipì. La terra gli dice sta qua, e la marea no, la faccio di là. E la terra no, stai qua, no, la faccio di... No, gli dice il Papa, dipende dall'influsso della Luna. No, dalla rotazione no, dall'influsso del... No, Allora, prima di cominciare la serata ho fatto una verifica, ho fatto un'assemblea con i ricercatori dell'INFN sulle maree. Ha ragione il Papa. E Galileo prende una delle sue brillanti cantonate sulle maree. Ma la discussione fra questi due è bellissima, bellissima, ma ve l'immaginate voi Ratzinger con Margherita Hack? No. A parte il rispetto dovuto a tutti e due, sia per l'età che hanno che per quello che hanno fatto, il problema è che non ci sono più le parole per una discussione. Le parole non c'erano, forse nemmeno al tempo, non era facile, non lo è mai stato.
Copernico resta chiuso dentro. Il Papa non cambia idea. E Galileo per 10 anni mangia polvere. Poi arriva questo. Non più solo il foglio dell'inizio, ma guardate, è preziosa copia anastatica di una di quelle rare edizioni del dialogo di Galileo. Se io sono qui stasera è perché un padovano qualche anno fa mi ha sfidato: porta il dialogo sopra i massimi sistemi in teatro, vedrai che bene che lo fai. Io gli ho risposto soltanto Poi dentro di me ho pensato: sì, però prima bisogna almeno che lo leggo il libro. Mi sono detto così ho letto pagina 1, cioè letto, sono saltato alla 3, salto alla 7, salto alla 14, salto alla 25, ho un metodo, insomma, sì. Con 100 anni di solitudine ha funzionato. Sì. Se parti dalla 40, dopo va come un treno. No, il dialogo no, ce l'ho ancora sul comodino. A un certo punto ho pensato: mi mancano le basi, è lì che ho messo in discussione lo scientifico. Magari tu l'hai fatto meglio di me, però io lì ho vacillato, stavo rinunciando. Quando ho detto faccio un altro investimento, compro l'Opera Omnia di Galileo, altri 16 euro, boia cane. Ho pensato: a sto punto lo spettacolo devo farlo. Ho cominciato a leggere, ma fisica, Alla mia età, se ti chiedono: ma cosa stai leggendo? In questi casi bisogna rispondere: ma sto rileggendo Galileo. Chi è che ha mai letto Galileo? In Italia sono 1000 come quelli di Garibaldi, quelli che hanno letto Galileo. Il problema qual è? Che questi 1000 non dicono mai agli altri quanto è bello Galileo. Ti dicono: leggi Dante. Io non ho niente contro quelli che leggono Dante, piace anche a me Dante, ma viva Dio, Galileo mi dà delle emozioni incredibili. Tutto è scritto in italiano Galileo e si capisce. E leggendo Galileo ho provato degli abissi, vi giuro. A un certo punto mi sono detto: ma io capisco fisica? Come mai? Non sono mica andato a Lourdes. Galileo scrive in un italiano straordinario e i suoi libri si capiscono tutti tranne questo. Questo, il dialogo sopra i 2 massimi sistemi, questo è scritto da un altro. Io ho pensato: questo è Hyde e l'altro è Mr. Jekyll, non è la stessa persona. Non lo capisco. Allora gli amici, quelli che sanno tutto di filosofia, guardandomi hanno detto: togliti il casco che stai sudando come una bestia. Lo dico a tutti voi, perché lo so che vi sta friggendo il cervello. Almeno chi vuole lo tenga, ma gli altri adesso siete in deroga. Madonna, guarda che fronti sudatissimi. Prima di uscire, come ci si alza, lo si rimette. Grazie. Gli amici mi hanno detto, non mi hanno detto togliti il casco, mi hanno detto del libro, è che davvero facevate pena. Io non so, non ce n'è uno di voi che ha fatto il gesto di togliere, che ha detto bisogna tenerlo. Siamo in Italia, È il 25 aprile, vabbè che avete resistito, ma adesso si può togliere. Allora,
Allora gli amici che sapevano tutto mi dicono: per forza non capisci, questo libro è un facsimile di dialogo filosofico classico dei greci. Io gli ho detto: guarda che io filosofia a scuola andavo bene, quando non sapevo una cosa in filosofia alla prof dicevo è il materialismo dialettico, un sei politico lo portavo a casa. Sei politico o sei mona, Galileo così non va giù. Me lo sono tirato avanti e indietro un anno sto libro. A un certo punto la mia copia non è questa, l'ho perfino rotta. E lì ho capito. Non è un libro, è una commedia. Il teatro a casa, in libreria, lo puoi anche tenere, ma devi usarlo con le avvertenze. Se no, fa male. Il teatro ha le voci, i luoghi, i corpi, i sessi. Il teatro, se è teatro vero, quando sta sulla carta, sciopa. Cioè te lo devi immaginare a voce alta. E così è il dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo. Teatro puro, non bello come quello di Shakespeare. No, diciamolo, su questo Shakespeare, per Dio, è più bravo. Il teatro lui lo fa con 12, con 16 personaggi se vuole. Galileo no, conosce i suoi limiti, lo fa con 3. E quale teatro si può fare con 3 personaggi solamente? Per Dio. Questo. Il teatro all'antica italiana, il mio mestiere, la commedia. Il mio mestiere è antico come quello dei meccanici. Quindi non è il più antico mestiere del mondo. Il mio è databile. 3 febbraio 1545. Quel giorno 7 giovanotti vanno davanti al notaio, nella città di Padova, a firmare l'atto costitutivo della prima compagnia di comici viaggianti professionisti di cui abbiamo tracce. Sai quante cose dovranno scrivere da quel momento in poi gli attori per spiegare alla gente perché bisogna pagarli per il mestiere che fanno? Ma soprattutto per spiegare alla gente che le attrici, per il solo fatto di mettersi qui davanti alla gente sul palco, non per questo automaticamente sono meretrici. E ciclicamente sta differenza in Italia a qualcuno bisogna rispiegarla. Tu mi dirai, dov'è la commedia? Difficile risponderti, ma stasera ho pensato come lo faccio il dialogo sopra 2 massimi sistemi. In commedia, come ve lo farò? In lingua madre. Vedo lo smarrimento sui vostri volti e la paura, anche su quella di quelli a casa. Dice, ma come ti regoli con quelli che non capiscono la tua lingua madre? Niente, penso che tanto anche se leggono il libro capisce niente stesso. Adunque mi cimento, rischio, fo una scena sola, detta dialogo della stiva. 3 personaggi sono nel libro. L'un si chiama Sagredo, lo fai tu. Tu sarai il padrone della casa dove si svolge il dialogo. L'altri 2, l'un si chiama Simplicio ed è il peripatetico o aristotelico e l'altro si chiama Salviati ed è il copernicano. Ma sono 2 servi. 2 servi della commedia dell'arte, 2 zanni che si tirano di quelle randellate filosofiche ma fanno un male becco. Ora vi farò. Qual è l'oggetto della discussione? La terra è ferma o si muove? Dice l'aristotelico. Simplicio, ma certo che è ferma. La terra è ferma perché? Perché l'ha detto Aristotele. Perché la pietra cade? Perché vuole tornare al suo posto. Adunque, se io prendo una pietra e la lancio in verticale sopra di me medesimo, poi spetto, che mi dice l'amico? L'amico vero, l'amico mio de me che mi vuol ben, che mi ama, mi ve, in quella situazione l'amico mi dice occhio.
descansite un poco, si no te sbusa la cabeza. Ma sì, la terra se muovesse, tempo che la pietra cade, 18 metri più in là sarei. La schivo, l'amico non mi direbbe ocio, mi direbbe guarda dove le cascada. Ma questo non è dato di vedere. Dunque la terra è ferma. Pensate qual tragedia sarebbe per tutte quelle bestie non saldamente attaccate con piedi in terra se la terra si muovesse. Gli augelli, pensate. Prova tu a volare 1800 km al minuto. Un minuto ci riesci, poi ti estingui, caro, ti estingui. Per controbattere le tesi aristoteliche peripatetiche, il Galilei fornisce Salviati e il Copernicano di argomenti rubati a Giordano Bruno, ma non lo cita mai. Perché non lo cita? Due spiegazioni possibili. Uno, la SIAE. E due, prudenza. Con maschera. Dentro la stiva, dentro, sereve su, sereve dentro, nella stiva di una barca, grande, un burcio, una peata, un mototopo, la barca di Noè, che è il cazzo che vuoi. Sereve dentro, a chiave, che non si veda fuori, portarsi dietro 3 amici, un ballon. Perché? Perché così non si rompe i finferli aspettando. Ah, va bene. Portevedrio una pentola pignata, ma grande così, piena di acqua, dei tocchi di legno, dei stizzi da far fuoco, i fulminanti per accendere il fuoco. Portevedrio dei pesci. Che pesci? Vivi. Che pesci? Da far lesso. Che pesci? Sardelle, bisate, moe, che polpi, pisse, basta. Noi cambiamo da comprarlo il pesce. Oh, ma te me che domanda che pesci e te lo dico. Portevedrio del vino. Che vino? Oh, Merlot. Perché? Perché mi piace a me. E quanto? Quanti siamo? In 4. Quanto stiamo? 2 ore. 5 litri dovrebbe bastare. Portevedrio una fiasca piena, una fiasca vuota, uguali compagne, da ultimo portarsi dietro nella stiva un bussolotto pieno di bestie fastidiose che vola, farfalle, mosche, zanzare, cattive, tigre, de più, leoni. Serarsi su dentro la stiva, mettere in centro della stiva i tocchi di legno a terra, sopra la pignata piena d'acqua, buttare dentro i pesci che inua, chi vada in tondo, guardando, pensando che cazzo femo, dove è che siamo, che cazzo femo, dove è che siamo, che cazzo femo, dove è che siamo. Appendere la fiasca del vin orizzontale in alto, fare un buco sul tappo prima che la goccia casca, mettere la fiasca vuota esattamente dove la goccia casca. Perché? Perché se no mi incasso. Ah, va bene. Dopodiché mettere gli amici sui 3 cantoni della barca, mettere voi sul 4° canton e attaccare a far passaggi di ballon in croce, titin titon, titon titin, izquierda derecha, poppa prua, davanti dietro, destra sinistra, titin titon, titon titin, in modo che la musica e il suono del ballon sia lo stesso, regolar, compagno, per così dir, noioso. A questo punto, da ultimo, nella stiva ciapar il bussolotto delle bestie fastidiose e versere lo stroppolo. E questo è difficile. Questo è un laboratorio internazionale di fisica. Guardo le facce, non me capisce, allora so come fare. Ciapè il bussolotto and you open the stroppolo and you control the zanzares go away, 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 away. Broken the ball, broken the ball, broken the ball, democraticamente in ogni cantone della stiva. Ta, 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 ta. Sono contento che ride anche il cinese in questo momento, guarda. Grazie, thank you very much. No, già ero preoccupata, ma adesso sono tranquillo. Allora,
Broken the Ball Universal, no? Ecco. In ogni cantone estiva. A questo punto ha avuto il mirabile equilibrio dell'universo statico. Dite pur che molino la cima, che cazzino la randa, che la barca vada, e finché la barca va, guai chi che la tocca. E con la barca in movimento, controllare che dentro la stiva, passando il ballon dalla izquierda alla derecha, dalla popa alla prua, sia sempre la stessa roba di prima, e che non succeda adesso che quello che tira da dietro verso in avanti, ciò, siccome intanto la barca si sposta, quello si muove e non arriva mai il ballon. Che non succeda lo contrario, tirando davanti e indietro, ti ciappi il ballon sul muso perché intanto sei andato avanti. No, ma ugual noioso sia come che prima. Guardare e controllare che dentro la pignata, i pesci no, cosa? Continua a nuotare in tondo, non sia tutti fraccà contro il fondo di pignata dicendo che forte che andiamo, che cazzo che femo, che forte che andiamo. Che il vino continua a pissar dritto e non abbia fatto pozzanghera al di fuori, e che da ultimo, dico purtroppo, le zanzare continua broken the ball democraticamente come prima, e non si andare tutte a spiaccicarsi contro il muro per il motto della barca. Con ciò avremo la dimostrazione che ogni cosa trasportata dal moto della barca continuerà il suo moto di prima, sin essere alterata dal moto barca che tutto contiene. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha ragione signor Copernico, anche se la Terra si muovesse, a meno che non frena del colpo o non attira un'accelerata, senza un punto di riferimento esterno, per noi la stessa roba. Ha avuto la dimostrazione, femme un piacere. Ciapei fuminanti, impissè il fuoco, scaldè l'acqua, mangiai i pesci, beve il vino, alla salute mia e di Niccolò Copernico. Ciappa! Così reagiva chi leggeva il dialogo di Galileo al tempo, perché scusate, è un po' autoreferenziale, ma il teatro sono gli attori, se non ci sono. Tocca immaginarselo leggendo. Il libro di Galileo scoppia sulla carta, è arma potentissima, sconquassa, spiazza l'avversario, lo sa. Che cosa ha fatto? E non so come ha avuto il visto di censura, il libro esce. Lui non è altrettanto fortunato, giacché subito dopo l'uscita del libro a Firenze scoppia la peste. Succedeva. Voglio dire, era normale. Diventare vecchi era un lusso. Epidemie, carestie, la guerra. Il Galilei la schiva, molti fiorentini no. Lui è chiuso dentro, il libro è fuori, e a lui non resta che chiedersi da 2 mesi, ma sarò in classifica? Dopo 2 mesi arriva da Roma una lettera bellissima di Tommaso Campanella, grande intellettuale italiano che ti fanno odiare a scuola. Gli dice: il libro nuovo è bello, 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 bello. Io al posto suo prenderei solo un avvocato, ma è bello, 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 bello. Anzi, se vuole d'avvocato glielo faccio io. Perché è bello. E Galilei pensa: ma è stato 30 anni in galera, se ne intende? Sì, sì, me lo fa lui l'avvocato. Dal Vaticano fanno sapere: non serve l'avvocato. Basta che si presenti lui da solo davanti all'inquisitore del Santo Uffizio. Galilei manda certificato medico. C'è scritto ipovedente, ma non è un falso invalido. È diventato cieco. Che cos'è? La peste? Non lo so. Certo non fa bene guardare macchie solari, anche se con vetri affumicati. Inflessibili da Roma chiedono: lo vogliamo qui. Lui resiste, lo sa che andare lì è una trappola, ma alla fine deve cedere, si muove, si mette in moto, se la prende comoda, arriva che è finita la Quaresima da ottobre, arriva a Roma, lo mettono in Saor a purgare le idee cattive per 40 giorni in una salamoia morale. Poi una mattina lo svegliano ben bene, si alzi, è pronto, tutto quanto. L'inquisitor l'attende tra poco. Dove? Al convento della Minerva,
Dice, dov'è? Di fianco la chiesa del Pantheon. Dice, ah, ma non è dove hanno giudicato Giordano Bruno? Sì, sì, conosce il posto. Dice, sì, sì. L'inquisitore è giovane, si chiama Vincenzo Maculano, è gentile. A Galilei, incontrandolo, dice soltanto Galilei, Galilei, che avete fatto, che nessuno è fesso, che nessuno è fesso. Questo è un libro vostro e glielo mostra tutto pieno di notazioni, come usava al tempo fare, dove era il bianco dei libri. Galilei dice, ah, l'avete letto? L'avimmo letto, sì. E tanta disubbidienza da voi, Galileo, noi non si aspettava. In che senso disubbidienza? Galileo, ma a noi non vi si era detto lasciate stare a Copernico? E voi invece che bel servizio gli avete fatto qui? No, no, Eminenza, io non ho fatto un servizio a Copernico. No, io l'ho messo sullo stesso piano d'Aristotele, che fosse il lettore suo a farsi l'opinione. Come difesa è debole, mente sapendo di mentire. Vi ricordate la figura? All'inizio, da che lato si è messo Galileo? Ha chiamato perfino il personaggio del filosofo aristotelico Simplicio, nome, dammi qualcosa in cambio, no. Gli ha messo in bocca le parole che il Papa gli ha detto camminando nei giardini vaticani. Il Papa se n'è accorto, ha detto, a parte che sulle maree sono ancora convinto di aver ragione io, mi fa fare la figura del coglion davanti al mondo. È rimasto solo Galileo, non ha nessun che lo difende e non confessa male. Nell'Inquisizione si confessa subito, hanno uno strumento per far confessare quelli che non confessano spontaneamente, si chiama tortura ed è legale. Con Galilei non l'usano, non fa l'eroe, non la usa l'inquisitore, forse vacilla. A un certo punto l'inquisitore torna dal Papa, Maculano chiede santità, così non va, facitemeci parlare a me, da solo. Il Papa gli dice prova tu la via stragiudiziale. Torna, fa uscire il notaio, fa uscire i testimoni, non resta che lui e Galileo. 6 ore, insieme nulla sappiamo di quel che si sono detti, sol sappiamo che quando il Galileo esce dice soltanto sono stato frainteso. Che si rivela essere uno dei caratteri fondanti degli italiani. Il processo è andato bene. Sono a posto. 4 giorni dopo gli leggono la sentenza, sospetto di eresia. Deve abiurare. Roma, 22 giugno 1633. Io, Galileo, figlio di Vincenzo, fiorentino d'anni 70, inginocchiato davanti a voi, cardinali inquisitori, giuro che ho sempre creduto a tutto quel che dice e insegna la Santa Chiesa. Dopo essermi stato intimato che dovessi lasciare
La falsa opinione che Sole sia centro del mondo e non si muova, Terra non sia centro del mondo e si muova. Dopo essermi stato ordinato di non parlare, difendere, insegnare né a voce né per iscritto questa falsa dottrina, perché contraria alla Sacra Scrittura, io ho scritto, pubblicato un libro in cui sostengo questa teoria, apportando argomenti di molta efficacia in suo favore. Sono stato per questo veementemente sospetto di eresia, di avere io creduto, sostenuto che Sole sia centro del mondo e non si muove, Terra non sia centro del mondo e si muove, volendo levare dalla mente vostra, eminenze, da quella di ogni cristiano, questo veemente sospetto. Io qui, con cuor sincero, fede non finta, abbiuro, maledico, detesto suddetti errori ed eresie. Giuro che per l'avvenire non dirò mai più cosa per cui si possa avere di me simile sospizione. Ecco, io Galileo suddetto ho abbiurato, giurato, promesso. Gli bruciarono in faccia il suo libro. No, carcere per lui non ce n'è. Arresti domiciliari. Ma il testo della Biura, letto in aula in ogni università del mondo cattolico, Galileo Galilei sputanatus. A 70 anni, se ti buttano giù, non ti tiri su. $70. E Shakespeare.
morto da un pezzo. Keplero? Morto in disgrazia. C'è solo lui vivo. Sì. Di quelli c'è solo lui vivo. Lui vive molto di più della media del suo tempo. Però è cieco, sorvegliato a vista in casa dalle suore, non può avere allievi, non può insegnare, non può parlare. Dove vuoi che vada, cosa vuoi che faccia, è finito. No. Se c'è una ragione per raccontare Galileo oggi in questo paese, è questa. È quello che fa Galileo dopo la Biura, tra i 70 e gli 80. Sputtanato, perché dimostra a un paese di vecchi e di tanti sputtanati cosa possono fare i vecchi e gli sputtanati se non vanno in crociera. Perché Galileo non si fa mettere in pensione di testa da nessuno. 2 passioni, tutta la vita, fisica, astronomia. Astronomia, caput, se non vedi. Ma fisica, beh, ho lasciato un po' di roba indietro. È da Padova che non finisce. Ho lasciato un po' di roba indietro, chiudo le parentesi che ho lasciato aperte. È un bel modo di chiudere la vita. Si rimette a lavorare. Mette in fila gli appunti, rifà gli esperimenti, ma se è cieco, qualcuno vede per lui allievi, molto pazienti e fidati. Rivedendo gli esperimenti su certe cose cambia idea, su altre no. Certe cose sono giuste, altre no. Ma di ogni cosa che Galilei scrive in quel libro c'è spiegato come è arrivato a scriverla, a dirla. Lo chiamano metodo. È una logica. Chiunque andando dietro può rifare quella strada. È chiaro, non scuro. Un libro così non si era mai scritto. È la prima fisica nuova dopo Aristotele. Qualcuno dice quella è la relatività galileiana. Da quel libro in ogni caso parte Newton per la legge di gravità. Da quel libro parte Einstein per la teoria della relatività. Lo pubblica a 78 anni. Si chiama Discorso sopra 2 nuove scienze ed è un libro di una freschezza straordinaria. Qualcuno dice quello è il libro pericoloso. Da lì è cominciato tutto. Quello è il vaso di Pandora. Da quel libro nasce la responsabilità individuale, personale di Galileo di aver aperto una strada che ha portato l'umanità alla bomba atomica. Scusate. Sto cercando di dimostrare anche fisicamente quanto sia improbabile immaginare Galileo che caca la bomba atomica. Io non sto assolvendo nessuno con questo. Scienza non produce coscienza. Occhio! Ma non è questione per me di chi ci ha messo il cappello sopra, di certificazione d'origine controllata. No, per Dio.
Coscienza è un fatto personale, è questione di training, è come per la scienza, come smetti di allenarla, sei finito, è come il fiato, va via subito. Ma fare di Galileo un capro espiatorio è altrettanto ridicolo di tenerlo sugli scudi. Non serve solo ad assolvere quelli che l'hanno condannato. Diamo a Galileo le sue responsabilità. Che cosa ha fatto Galileo? Secondo me Galileo l'ha fatta grossa, ha ridimensionato la verità, ha dato dignità al dubbio, ha tolto l'errore dalla sfera del diavolo per ridarlo all'umano. Sarà vecchio questo modo di pensare? Noi ridiamo, vero? Di quello che credevano, lo vero? La terra fissa in centro, il sole gira intorno, le idee quando scadono, dopo fanno sempre ridere. Dopo. Dunque, prima o poi le nostre, qualcuno faranno ridere. È che ti dimentichi, mentre le hai, che sono precarie. Ti ci affezioni. Si sterilisce, si irrigidisce, lo pensano tanti, è consolante stare nella media. La scienza non è democratica e nella media non sta la virtus in ogni cosa in questo tempo. Cambiare idea può essere rivoluzionario, può essere un bel modo di immaginare da un 25 aprile. Un paese non rassegnato a quel che lui è più affezionato. Ogni tanto le idee invecchiano e ti accorgi che non bastano per il futuro. La chiamano crisi. Che si fa? O eserciti un ragionevole dubbio su quello che pensavi? O t'affidi ai maghi? Chi sono i maghi oggi? Quelli che leggono lo spread. Non c'è un solo modo di pensare, non c'è un solo modo di immaginare. Se dei limiti possiamo aprire nel pensiero, qualcosa dobbiamo a quel vecchio che in direzione ostinata e contraria ad una vita ha ringiovanito il suo pensiero. Straordinario il modo elegante in cui fa uscire il libro dalla sua casa prigione d'Arcetri. Niente visite, siamo in Italia. Dopo un po' un'eccezione, arriva un ambasciatore dei veneziani, quando se ne va il manoscritto del libro nuovo di Galileo esce dentro le mutande dell'ambasciatore. Le suore di guardia avranno pensato: ah, che pacco! Quant'altra biancheria, mutatis, mutandis. Avrà cambiato l'ambasciatore per portare il manoscritto fino in Olanda, perché per trovare qualcuno disposto a pubblicare Galileo in quel momento in italiano si è dovuti andare in un paese protestante. Per inciso, nel libro nuovo ci sono gli stessi personaggi del vecchio, c'è ancora Simplicio, ma è recidivo. Aveva giurato. Dovevano fermarlo prima. Ormai quel modo d'andare, di pensare, è tradotto, viaggia, attraversa l'Europa in una specie di internet prima del tempo, di volontario involontario. E lui non deve più fare niente, crepa. Crepa 15 giorni prima di fare 80 anni. Niente funerali. Beh, lo capisco, è in odore di eresia, lo trovo un po' vendicativo, ma lo capisco. Comunque, da quel che ho capito anche di tutta questa storia, al Galilei stesso, non aver avuto i funerali è quella che è pesata di più. Lui ci teneva a queste cose. Avrebbe voluto vedere chi veniva. Ecco. E l'orazione funebre mai fatta? Chi l'avrebbe fatta? Campanella.
Non lo so. Però a questo, stanotte in questa galleria, noi si può rimediare. Che io da qui l'elogio lo farei. Io avrei scelto testi di Giordano Bruno. Credo che Bruno l'avesse scritta per sé. Ma noi qui stasera questa si dedica a lei. Lo so che non ci sente, ma per noi ci sei. Vado. Oh, ecco. Quello che ha varcato l'aria. Ecco quello che ha penetrato il cielo, che ha discorso le stelle e trapassato margini del mondo e fatto svanir le fantastiche muraglie delle seconde, delle ottave, delle none, delle decime sfere, dei vani matematici e dei filosofi volgari. Ecco quello che ha aperto i chiostri della verità che a noi aprir si possano, che ha nudata la ricoperta e velata natura, che ha donato gli occhi alle talpe, che ha illuminato ciechi che non potevano fissare l'immagine sua da tanti specchi che da ogni lato gli si opponevano. Ecco quello che ha sciolto la lingua ai muti, che non sapevano, che non ardivano esplicare gli intricati sentimenti. Ecco quello che ha varcato l'aria, penetrato il cielo, dicendo eppur si muove. Ci vediamo tra poco, ancora in diretta dai laboratori nazionali del Gran Sasso, naturalmente con Marco Paolini e con i ricercatori dei laboratori. Tra poco.